Pensi di dare a tuo figlio il meglio, di nutrirlo con amore e attenzione. Ma se ti dicessi che, senza saperlo, stai partecipando a un lento e legale avvelenamento? La tua cucina, il luogo più sicuro della casa, potrebbe essere un campo minato. Ogni giorno porti in tavola tossine chimiche mascherate da cibo sano. Oggi, insieme, smaschereremo questa grande illusione. Quello che vedrai non è un film di fantascienza, ma la dura realtà che si nasconde dietro etichette colorate e promesse di benessere. Immagina di entrare nel tuo supermercato di fiducia. All'improvviso le luci si abbassano, l'aria diventa pesante. Le confezioni brillanti e invitanti iniziano a trasudare una sostanza scura. Quella mela lucidissima marcisce in un istante, rivelando un cuore nero e putrido. Quel pane fragrante si sbriciola in polvere tossica. Non è un incubo, è la metafora di ciò che accade a livello molecolare in molti degli alimenti che consumiamo. L'industria alimentare ha imparato a ingannare i nostri sensi, a farci credere che stiamo comprando salute, quando in realtà stiamo comprando una scorciatoia verso la malattia. È un sistema progettato per creare dipendenza e massimizzare i profitti, non per nutrire. E la prima vittima di questo sistema sei tu, e soprattutto i tuoi figli. È ora di aprire gli occhi e vedere cosa c'è davvero nel nostro carrello. Analizziamo una giornata tipo. La sveglia suona, la colazione è pronta. Cosa c'è sul tavolo? Forse dei biscotti che si vantano di essere integrali o quelle barrette ai cereali che promettono energia per tutta la mattina. Sembra una scelta sana, no? Sbagliato. Giriamo la confezione, leggiamo gli ingredienti. Spesso, al primo posto, troviamo non la farina integrale, ma zucchero, o peggio, sciroppo di glucosio fruttosio. Questo ingrediente è un vero e proprio inganno per il nostro corpo. Causa picchi glicemici rapidissimi, seguiti da crolli altrettanto veloci. Il risultato? Dopo un'ora ti senti stanco, irritabile, con la mente annebbiata. Non è lo stress da lavoro o la mancanza di sonno. È un'infiammazione a basso grado che sta colpendo il tuo sistema nervoso, un segnale che il tuo cervello lancia per dirti che qualcosa non va. Il tuo pancreas è costretto a un superlavoro per gestire questa ondata di zuccheri e a lungo andare si esaurisce. Questa nebbia mentale che ti accompagna non è un tuo difetto. È il risultato diretto di una colazione che, invece di nutrirti, ti sta lentamente intossicando e rubando le energie. Passiamo alla merenda o a una pausa dissetante. Un bel succo di frutta, magari senza zuccheri aggiunti, o una bibita zero calorie. Sembra la scelta perfetta per rimanere in forma e idratarsi, ma la verità è molto più amara. I succhi di frutta, anche quelli al 100% frutta, sono una bomba di fruttosio. Quando la frutta viene spremuta, le fibre che ne rallentano l'assorbimento vengono eliminate. Il risultato è che il fruttosio arriva al fegato in massa e il fegato non sa come gestirlo. L'unica cosa che può fare è trasformarlo in grasso. Nel tempo, questo processo può portare a una condizione chiamata steatosi epatica non alcolica o fegato grasso. In pratica, stiamo infliggendo al nostro fegato uno stress simile a quello causato dall'abuso di alcol, ma con un succo di frutta. E le bibite zero? I dolcificanti artificiali che contengono sono ancora oggetto di studio, ma sempre più ricerche indicano che possono avere un impatto devastante sul nostro microbioma intestinale. Immagina il tuo intestino come un giardino rigoglioso, pieno di miliardi di batteri buoni che lavorano per te, che regolano il tuo sistema immunitario e persino il tuo umore. I dolcificanti artificiali agiscono come una pioggia chimica su questo giardino, uccidendo la flora benefica e lasciando campo libero a quella patogena. Il risultato? Un sistema immunitario più debole, una maggiore predisposizione a infiammazioni e problemi digestivi. E che dire dell'aperitivo o della cena? Patatine in sacchetto, croccanti e saporite. O magari un bel panino con gli affettati, un classico veloce e gustoso. Dietro questa apparente normalità si nascondono due tra i nemici più subdoli della nostra salute. Quando le patate vengono fritte ad alte temperature, si forma una sostanza chiamata acrilammide.
L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro l'ha classificata come probabile cancerogeno per l'uomo. Ogni patatina che sgranocchiamo potrebbe essere un piccolo attentato al nostro DNA. Passiamo agli affettati, come prosciutto cotto, salame, wurstel. Per conservarli e dar loro quel bel colore rosa invitante, vengono usati nitriti e nitrati. Una volta nel nostro stomaco, questi composti possono trasformarsi in nitrosammine, sostanze che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato senza mezzi termini nel gruppo 1, ovvero cancerogeni certi per l'uomo, nella stessa categoria di fumo e amianto. Non è un'opinione, è un fatto scientifico. Ogni volta che prepariamo un panino al prosciutto per la merenda di nostro figlio, gli stiamo offrendo una piccola dose di una sostanza riconosciuta come cancerogena. Pensaci la prossima volta che sei al banco frigo. Forse la parte più inquietante di questa storia riguarda i più piccoli, i neonati. Il marketing per l'infanzia è spietato. Prendiamo il latte di crescita, pubblicizzato come l'alimento perfetto dopo l'allattamento. Leggiamo gli ingredienti. Spesso troviamo zuccheri e aromi artificiali, come la vanillina. Perché aggiungere vanillina al latte di un bambino? La risposta è semplice e terribile: per sequestrare il suo gusto. La vanillina crea un'impronta di sapore potentissima nel cervello del bambino, un'associazione tra quel gusto dolce e artificiale e la sensazione di sazietà e appagamento. Il bambino si abitua a sapori intensi e finti e di conseguenza rifiuterà i sapori veri e delicati della natura, come quello di una mela, di una carota o di un broccolo. Stiamo creando, fin dalla culla, dei futuri consumatori dipendenti dai cibi processati. Li stiamo rendendo schiavi di un'industria che non ha a cuore la loro salute, ma solo il loro portafoglio futuro. È una strategia a lungo termine per garantirsi clienti a vita, clienti che fin da piccoli hanno imparato a preferire il chimico al naturale. A questo punto, il quadro dovrebbe essere chiaro. Sei un consumatore intrappolato in una rete perfettamente congegnata. Da una parte, Big Food, la grande industria alimentare, che ti vende cibo ultraprocessato, pieno di zuccheri, grassi cattivi e additivi chimici, progettato per creare dipendenza e farti ammalare lentamente. Dall'altra parte, Big Pharma, la grande industria farmaceutica, che ti vende pillole e farmaci per curare i sintomi delle malattie causate da quel cibo. Malattie come il diabete di tipo 2, l'obesità, i problemi cardiovascolari, le malattie infiammatorie croniche. È un circolo vizioso geniale e crudele. Ti fanno ammalare con la forchetta e poi ti vendono la cura con il cucchiaino. Loro prosperano sulla tua malattia. La tua sofferenza è il loro profitto. Immagina un nastro trasportatore che sposta le persone dai fast food alle farmacie mentre dall'alto piovono banconote. È un sistema che non ha alcun interesse a vederti sano e in forma. L'unica via d'uscita è la consapevolezza. Svegliati. Inizia a leggere le etichette, a fare domande, a scegliere cibo vero, non prodotti industriali. Riconquista la tua cucina e la tua salute. Non sei una statistica, non sei un profitto. Sei un essere umano che merita di stare bene. La rivoluzione inizia nel tuo piatto. Grazie per avermi ascoltato. Se questo video ti ha aperto gli occhi, condividilo. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi contenuti.